Ciao a tutti, oggi volevo parlare un po' di come è andato l'ultimo match, un po' per racchiudere tutte le sensazioni che ho provato nel fight camp, nella fight week e appunto durante il match e post, e racchiuderle tutte in un video così magari da potermelo riguardare in futuro e farmi una risata. Partendo infatti dal fight camp, io direi che è stato uno dei fight camp più duri della mia vita, probabilmente il più duro, poiché il boss della Firetex, ovvero Mr. Wong, ha deciso di starmi addosso tutti i giorni, 6 giorni su 7, ogni round, dal primo secondo all'ultimo secondo, urlandomi addosso e cercando di spingermi ben oltre i miei limiti. Infatti, io ho sempre dato il massimo, almeno ho sempre pensato di aver dato sempre il massimo, ma in realtà spesso servono persone di questo tipo che ti fanno capire che i limiti che ti sei autoimposto in realtà possono essere superati. Infatti l'ho odiato molto spesso, molti giorni, ma d'altra parte sono molto contento di aver trovato una persona così che si prende cura di me e appunto mi aiuta a migliorare e ad essere la versione migliore di me stesso. Poi ovviamente arrivati gli ultimi 10 giorni ho preso un'infezione come al solito, veramente, sotto al polpaccio della gamba destra. Una piccola infezione che però dopo una settimana di antibiotici non voleva passare. Allora il medico ha dovuto farmi una piccola incisione. Solo che quella piccola incisione tanto piccola non era e quindi il match veramente rischiava di saltare a pochi giorni. Infatti i medici dicevano che sicuramente se al check medico poi a One Championship se mi avessero visto così non mi avrebbero fatto combattere. Poi veramente è stato un miracolo da un giorno, da una notte all'altra. Si è chiusa molto la ferita e ha dato a tutti speranza e poi alla fine sono riuscito a passare i test e a concentrarmi solo sul peso. Il peso infatti è stato molto tosto questa volta. Sono partito da un peso leggermente più alto rispetto al solito, non perché abbia mangiato male o altro durante la preparazione, ma semplicemente perché ho 21 anni, sto crescendo e il mio corpo anche sta crescendo con me e quindi è abbastanza normale, diciamo. E devo dire è stata veramente difficile. D'altra parte però il reintegro è stato uno dei migliori di sempre. Io ovviamente sono seguito da un nutrizionista che è Luca Finocchio di The Coaching Lab. Credo anche che il fatto che abbia iniziato a capire meglio il mio corpo dopo anni e anni di combattimenti sia stato un grande fattore questa volta, perché ho capito tramite l'esperienza, diciamo, dei camp scorsi, ho capito cosa preferisco mangiare, ho capito cosa preferisco evitare, le tempistiche, ho capito un po' tutto meglio e tutto questo reintegro è andato molto bene, portandomi ad arrivare al match senza nessun fastidio allo stomaco, sentendomi bene, pieno di energie, quindi perfetto, veramente. Adesso io parlerei un po' delle sensazioni, delle emozioni che ho provato nella Fight Week e poi nel giorno del match, che sono sempre un po' i giorni più delicati, insomma, dove la mente tenta di farti brutti scherzi e quindi devi cercare di rimanere concentrato, rimanere positivo. A me piace molto, queste sensazioni piacciono molto questi giorni, perché sono giorni in cui impari a conoscerti bene, veramente chi ha combattuto lo sa, e impari ad affrontare un po' te stesso. Quindi, diciamo, la formula che sto utilizzando in questi ultimi match, che per quanto mi riguarda sta funzionando, è quella di cercare di rimanere sempre positivo e di scacciare via i pensieri negativi, no? Come ha detto Djokovic in un'intervista, tutti abbiamo pensieri negativi, soprattutto quando siamo vicini a dei incontri importanti, delle partite importanti. Solo che la bravura degli atleti forti sta nel scacciarli via subito, il più velocemente possibile, e rimpiazzarli con quelli positivi, ovviamente. E questo è un po' quello che sto facendo e funziona. Oltretutto sto anche in realtà facendo della visualizzazione, scrivo sul quadernino tutte le sere, faccio un po' di cose che comunque mi fanno liberare la mente, mi fanno stare meglio e mi fanno godere un po' di più il momento. E a proposito di godersi il momento, questa è la tattica principale che uso il giorno del match.
invece di vivermela male, soprattutto i momenti più difficili, ovvero quelli di attesa, che per me sono veramente quelli più logoranti, sono sempre stati quelli più logoranti. Perché magari tu sei l'ottavo e hai da aspettare 3 ore prima di combattere e sei lì, è che non puoi fare molto, devi solo aspettare il tuo turno. E questo giro ho cercato di ricordarmi che ho sognato di essere lì per molto tempo e quindi perché me la devo vivere male? Cioè, se questo è tutto quello che ho voluto, se questo è tutto quello che ho sognato, perché me la devo vivere male? Perché non mi posso godere il momento e tirare fuori un sorriso e veramente godere il momento? Ed è questo quello che ho fatto. Sì, dalla passerella sul ring, ma in realtà sin da prima, da quando eravamo nella stanza col mio allenatore a riscaldarci, ad aspettare il nostro momento. E questo mi ha portato a combattere poi con una spensieratezza e una felicità che nei match scorsi non ho mai avuto. Infatti questo è stato il match più divertente della mia vita, sicuramente. Mi sono divertito veramente tanto. Il mio avversario poi era molto forte, non si tirava indietro e infatti è stata una bella guerra. Post match le sensazioni quali sono state? Sicuramente ero contento per la vittoria, comunque è la cosa più importante. D'altra parte avrei voluto fare sicuramente il KO, però il mio avversario era veramente molto duro. Non era facile, assolutamente. Quindi in realtà sono contento di aver provato la vittoria. Ho fatto anche tanti errori questo giro, però sinceramente significa solo che ho tante cose su cui posso migliorare. Ed è importante che io e il mio team l'abbiamo notato. E niente, il video di oggi può finire qua. Volevo solo cercare di condividere le sensazioni, le emozioni che ho provato per tutto il percorso che è stato fino a questo match e spero di esserci riuscito. Per me questo match è stato molto importante, come lo sarà anche il prossimo, come lo è stato quello prima. E quindi grazie a tutti quelli che mi seguono e che mi supportano e mi danno una mano. Oltretutto fatemi sapere se volete vedere altri video di questo tipo o comunque altri video durante la preparazione per il mio prossimo match e fatemi sapere anche cosa ho sbagliato magari nell'editing di questo video, fatemi sapere se c'è qualcosa che potrei migliorare, che potrei fare la prossima volta per rendere il video magari un po' più carino e grazie a tutti per aver seguito. Very confident, very composed. Both of these guys so impressive. Sticking to the weapons that they're good with. Look, right up for Blasi and the body shot with the elbow from Kitaro. Cork and power. The velocity just as it was in the opening seconds of round one. Go with those elbows, but Blasi doing such a great job on clean. And that will do it. Yeah, you know, a real treat for the love the styles. We saw great work to the body with the fists from Lenny Blasi, keeping the output high in that. Lenny Blasi, back-to-back unanimous decision victory. Beautiful display.